Amici YouTube, benvenuti e ben ritrovati sul canale Riparo Fai da Te. Oggi andremo a riparare, o perlomeno a capire qual è il problema su questa centralina di allarme Bentel, nello specifico Kio 8. Mi dice la persona interessata che dopo aver sostituito la batteria, la spia che vedete qui sotto, il triangolino, rimane ancora con il LED giallo fisso. Di solito quando si scaricano le batterie, all'incirca dopo 2 anni, una volta sostituita la batteria, in un paio di ore o al massimo un giorno, la memoria, cancellando gli errori, si resetta e quindi qualsiasi errore sulla nostra tastiera va via. Ma in questo caso sono passati 10 giorni e ancora l'errore viene segnalato. Se io infatti vado a premere una volta Enter sul tastierino, mi dice batteria basta, mi dice batteria bassa, guasti di sistema, batteria bassa, ma sappiamo, ve lo do per certo, che le batterie sono state sostituite sia quella della centrale sia quella della sirena esterna. Ho provato anche a cancellare io gli errori manualmente, ma non succede nulla. Andrò ora a verificare la centralina nel caso ci sia qualche problema sulla centralina stessa. Di solito quando si verificano questi problemi qua potrebbe essere un'errata alimentazione per quanto riguarda la ricarica della batteria. Ora andiamo sulla centralina e andiamo a capire qual è il problema. Prima di mettere mani sulla centralina vi consiglio sempre di entrare in modalità installatore con il vostro codice rilasciato dall'installatore, poiché se andiamo a manomettere la centralina, che succede? Andrà in errore e quindi suonerà la sirena. In questo caso il codice di default, il codice installatore è 0025. Nel vostro caso non so, quindi di default questo è il codice che la casa madre dà per entrare come codice installatore. Vado a digitare il codice 0025 e faccio enter. In questo modo posso andare tranquillamente ad aprire la centralina perché non avrò nessun allarme. Rechiamoci sulla centralina. Allora amici, prima di mettere mani alla centralina ricordatevi di staccare la batteria. Una volta che siete entrati col codice installatore, andare all'esterno e staccare la batteria della nostra sirena, poiché tolta l'alimentazione dalla scheda madre suonerà l'impazzata. Facendo in questo modo la sirena non suonerà. Eccoci qua di fronte alla nostra centrale Bentel. Io noto qualcosina qui sotto, c'è un po' di nero, come se ci fosse stata una sfiammata. Non so se riuscite a notarlo amici. Sì, eccolo qui, infatti si nota qui sotto qua. Questa è la Bentel Kio 8. Sicuramente direte perché andare a riparare una centralina che ormai è obsoleta, Bentel non esiste più come azienda, quindi perché farlo? Perché il proprietario al momento non vuole spendere soldi per una nuova centralina, quindi vediamo un attimo, anche da specificare che l'allarme funziona, quindi una volta che viene azionata l'allarme funziona tranquillamente. Il problema è sul discorso delle batterie guasta, perché qualora va via la luce, l'allarme suona e quindi non mantiene la memoria. Quindi per questo andiamo un attimo a capire qual è il problema e perché c'è stata questa sfiammata provenire dalla centralina. Anche perché ogni tanto mi dice il proprietario che l'allarme suona così all'impazzata senza aver inserito l'allarme stesso, quindi bisogna capire un attimino cosa è successo all'interno.
Io indosso dei guanti in plastica in modo tale da non dare scariche elettriche sulla scheda una volta che ho l'accesso. Per la rimozione è molto semplice, basta togliere i due tappi 1 e 2 posizionati qui sulla centrale, svitare la centralina, il coperchio, e abbiamo accesso alla nostra scheda madre. Questa è un allarme che utilizza il GSM, quindi utilizza una scheda SIM all'interno, che invia poi le notifiche al proprietario. Ora ci sono ci sono nuovi allarmi che funzionano totalmente in modo diverso con internet, quindi la cosa è molto più evoluta, hanno delle applicazioni. In questo caso è una vecchia generazione, quindi ci accontentiamo di questo. Andiamo ad aprire il coperchio e a verificare qual è il problema. Ecco qui la nostra centralina Bentel, e come possiamo notare, amici, qui c'è del nero, come se ci fosse stata una sfiammata. Ecco qua. Ora andrò a segnare, prima di togliere la scheda, andrò a segnarmi tutti i fili collegati in modo tale da non commettere errore poi nell'installare nuovamente la nostra scheda. Qui, come possiamo notare, entra la 220, c'è un piccolo fusibilino messo qui, e qui c'è il trasformatore che poi andrà ad alimentare la nostra scheda. Tolgo l'alimentazione, fate attenzione perché qui c'è 220, tolgo la batteria e poi vado a togliere la scheda e a capire un attimino che è successo, perché qui non vedo niente di bruciato, i fusibili sono ok, 1 e 2. Il problema deriva da questa aletta di raffreddamento. Qui noto che c'è un transistor, mi sembra un MOSFET, devo un attimo verificare cos'è, però devo togliere la scheda. Allora, centralina rimossa, infatti come temevo la sfiammata arriva vicino dove c'è quel MOSFET di alimentazione. Un attimino vi faccio vedere anche la scheda, eccola qua, infatti qui c'è del nero. Ora andrò un attimo a mettere la scheda a banco e a controllare se il transistor, il MOSFET, adesso non so cos'è, non riesco a leggere ancora bene la sigla. Allora amici, scheda sul banco, e come possiamo notare sotto qui c'è la parte annerita dove c'è stata la sfiammata. Io ho dato un'occhiata veloce, ma non c'è nessun componente annerito. Ci sono delle saldature SMD, ma non ne vedo scoppiate, anche ci sono dei diodi, però non vedo nulla di anomalo. Non vorrei che ci sia qualche condensatore in perdita, e per questo abbiamo infatti la scheda lavora male. L'unica cosa che noto qui è come se ci fosse dell'ossido dove c'è il MOSFET, eccolo qui, da questa parte qui. Andrò ora un attimo a pulirlo e poi a controllare ogni singolo componente sulla scheda. Vediamo un attimino.
Purtroppo per fare un controllo sui componenti dobbiamo per forza togliere questo condensatore grande, perché non riesco ad avere accesso con i puntali in modo veloce. Vediamo un attimino se riesco a fare delle misure preliminari. Allora, modalità diodo, misuriamo un attimo i componenti che si trovano vicino al MOSFET. Questo qui, ok, invertiamo i puntali. Mettiamo in modalità cicalino, vediamo un attimino se il diodo è in corto. No, ce n'è un altro qui sotto, qui, eccolo qua. Andiamo a misurare. Ok, li misuriamo nuovamente. Sì, il diodo è ok. Ci sono delle resistenze SMD. Vediamo un attimino. Sì, questa è una 392, 392 kOhm, ci siamo. Eccolo qua. Poi ce n'è un altro qui sotto, targata 682 e abbiamo 623 kOhm, un po' bassina. Poi ne abbiamo un'altra che è una classica resistenza posizionata qui sotto. Non so se si riesce a vedere, amici. Eccola qua, questa qui. Qui abbiamo un diodo Zener che andrò a misurare, e qui abbiamo un'altra resistenza SMD, una 104. Andiamo, facciamo la misura. Il telefono ogni tanto non mette a fuoco. Allora, vediamo. I colori della resistenza sono giallo, viola, arancione e oro. Vediamo un attimino. Lo so che non è il metodo giusto per misurare, dovrei togliere tutto, ma voglio un attimo capire al volo. Non riesco a mettere i puntali. Vediamo la resistenza SMD 104, 99, ci siamo, 99 kOhm. Ok, diodo Zener, vediamo se continuità abbiamo qualche corto. No, qui c'è un piccolo condensatore SMD pure e non c'è corto. Ok, sembra, la scheda sembra ok, però io andrei un attimo a controllare i condensatori. Allora amici, ho tolto i 3 condensatori piccolini, in più il condensatore quello più grande e il regolatore di tensione targato L7805. Ho misurato il regolatore di tensione e lo rifacciamo di nuovo con lo strumentino,
e sembra ok, ma per sicurezza lo vado a sostituire, tanto alla fine non costa molto, 2 euro riusciamo tranquillamente a cambiarlo. Ecco qua, vi faccio di nuovo la misura. Sì, il regolatore sempre funziona perfettamente, però non sappiamo se poi sotto tensione dà anomalie. Se vado invece a misurare i condensatori, vediamo un attimino cosa abbiamo. Questo è un condensatore da 2002 microfarad, ho 1960 microfarad con un SR di 0,0 ohm. L'SR ci siamo, ma il valore del condensatore è sceso rispetto a quello nativo. Se vado a prendere invece i condensatori più piccolini, vediamo un attimino. Mi dà 190 picofarad, mentre il condensatore dà 10 microfarad, 63 volt, quindi anche questi non vanno bene. Anche questo 157 picofarad. Diciamo che i condensatori hanno perso la loro capacità. Questo addirittura non viene nemmeno riconosciuto. Ok, vado direttamente a sostituire il regolatore di tensione, che è questo qua, il condensatore più grande che da 2200 microfarad 35 volt e i 3 condensatori piccoli che sono 2 da 63 volt 10 microfarad, mentre uno è da 47 microfarad 25 volt. Andiamo a sostituirli e a verificare poi la nostra scheda. Allora, dopo aver saldato i condensatori più il regolatore di tensione, andiamo ora a sistemare la nostra scheda nell'apposito alloggio. La cosa che vi raccomando, attenzione quando inserite nuovamente i cavi, quindi fate una foto prima di togliere la scheda, così avete segnato i cavi dove vanno a finire sulla scheda. Ok, rimonto tutto e poi andiamo a testare la nostra centrale. Allora, centralina montata, diamo corrente, andiamo poi sul tastierino numerico ed entriamo con il codice installatore, così andiamo a installare la batteria sia della centrale e sia della sirena esterna. Allora, sono entrato con il codice installatore, ho installato la nostra scheda sulla nostra centrale Bentel e ora, come potete notare, il triangolino giallo non c'è più. Quindi il problema era dovuto a quei condensatori in perdita e in più per sicurezza abbiamo sostituito il regolatore di tensione. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.